Cari amici, missione impossibile, trovare italiani nel quartiere italiano di New York. Parli italiano! Parli italiano! Ciao, sei italiana? Siamo nella Little Italy di Manhattan, ovvero la piccola Italia. È una zona italiana, quindi immagino che le persone parlino italiano. Questo video è stato possibile grazie ad Elsa Speak, una piattaforma innovativa per imparare a parlare bene inglese. Ve ne parlerò più avanti. Fermeremo tutti per strada, quindi faccia tosta, senza vergogna e andiamo. Sei italiano? Parli italiano? L'hai messo sotto pressione. Io sono argentino, chef napolitano, usiamo la farina italiana, la pizza buona buona, Parli italiano? Sei italiano? No, io sono argentino. Dove hai imparato a parlare italiano? Qui. Qua a New York? Qui in Little Italy, parlando con italiani. Ah dai, allora ci sono gli italiani. Italiano? No. No. Non c'è più italiano qua. Non ci sono più italiani. Tutti è andato via. Quali sono i piatti italiani più famosi a Little Italy? Che cosa ordina la gente? Carbonara, pesto. Italiano? No, chileno. Y hay jugadores que han jugado en Italia. Chileno. Quali? Arturo Vidal, Alexis Sánchez. In che squadra? No me acuerdo. Ho chiamato in mio soccorso il mio amico italo-americano Vuela Tom. Dove ci porti? Here we are at Ferraras. Italiano. Parla italiano. Scusami. Lui ci guiderà in queste zone Per assaggiare? Sì, un gelato, un canolo, qualsiasi dolce italo-americano. A New York c'è una fortissima influenza italiana. Qui si sono create delle situazioni molto particolari. A volte ci si sente davvero in Italia, altre volte noi italiani vediamo delle cose che non hanno senso. Io voglio scoprire la storia degli italiani e degli italo-americani di New York. Che lingua parlano? Quanto la loro cultura è davvero legata all'Italia? Salve. Salve, sì. Lei è il proprietario? Sì. Di Napoli? Sì. Ma dai. Forza Napoli. Italiano o italo-americano? Italo-americano. Ma il genitore viene da Napoli. Parli italiano? Parla napolitano. Italiano no, solo napoletano. Aspetta un pochino. Questo regalo, questa strada, Mulberry Street, 1900. It's you, gratis. Oh, grazie. Nel 1900? Sì. Ma voi eravate già qua? We started in 1910. My grandfather, here, this guy. Lei è stato a Napoli? Sì. The last time was 2007. Perché non è mai più tornato? Cosce, non posso camminare. E cosce scasciate. Lei è italo-americana o italiana? Mezzo italiano e mezzo irlandese. Irlandese. Ireland. So you take the best of both sides. Che la beve, Whisky, bere e vino. vino. Ah, whisky e vino. Quali sono i piatti italiani più famosi a New York? Pasta pasù. Pasta puttanesca sauce. Grazie. Grazie, è stato un piacere conoscervi, un piacere. Ferrara, un posto famosissimo qua a Little Italy. 100 anni di eccellenza. Vabbè dai amici italiani, dobbiamo ammetterlo, il nostro sport preferito è andare all'estero, provare dei piatti italiani e poi dire ah, ma in Italia è più buono. Missione impossibile nella missione impossibile: portare i miei, che sono siciliani, a mangiare i cannoli di New York. C'è una possibilità di successo. Anybody speaking Italian here in the staff? My father's from Italy. Ah, but you didn't. Why haven't you learned? Because my mom doesn't know Italian. We only spoke one language, English, in the house. La recensione del cannolo. Io direi è buono, cioè a me piace. Ma la ricotta è autentica o è ricotta misto panna? Forse un po' misto panna, però ha un sapore buono. A me piace quando è riempito al momento. Però siamo un posto storico, quindi a volte dobbiamo accontentarci. Chiediamo all'esperto siciliano come sono rispetto ai cannoli siciliani. È un po' piccolo, in Sicilia li fanno ben più grossi, però il sapore è buono. Ma la ricotta? Passabile. Vabbè dai, è andata bene. Qualcuno dovrà pur criticare. È un buon dolce. La ricotta è super zuccherata. La scoccia, la cialda in italiano, è durissima, è proprio un biscotto duro. La ricotta non saprei giudicare perché c'è così tanto zucchero che non riesco a capire se è di pecora, se è di vacca. Com'è sto bombolone? Lobster tail. La coda di una aragosta. Secondo me dentro c'è anche ricotta. Misto a boh. Ma gli manca il braccio. Ciao, sei italiana? No, argentina. Messi, Maradona. Voi in Argentina dite la nonna, vero? Voi usate la parola la nonna. Sì, per la bisabuela. Non l'abuela? No, la bisabuela. Parli italiano? No. Che cosa parli? Español, de Colombia. Spagnolo. Yo sé, es chistoso, pero la mayoría de italianos que vienen hablan español también con nosotros.
Parli italiano? Ah, che italiano? Parli English, Spanish e Bengali. E qua vengono tanti italiani o no? Yeah, here is a lot of Italian coming, man. Most of people they're from Italy. The tourists, you mean? He's a tourist. The people working around, they are also Italian? Not so much Italian working here, but Italian have a lot of history here. Ristorante Buonanotte. Sai che cosa vuol dire buonanotte? Buenos notte is like dream work. Dream well. Hey, approved! Ma adesso Chinatown è molto più grande, Little Italy è solo una strada, Mulberry Street. Ma chissà quanti italiani in passato hanno vissuto in queste case così. Puoi immaginare tipo la mamma che sgrida al figlio lì sotto, ma vieni a mangiare, cioè molto probabilmente era così. Un italiano finalmente! Ma che uno, tre, tutti insieme! Ah, finalmente gli italiani! Ragazzi, c'è due brianzoli quelli, cioè, potenti. Poi c'è il lago di Garda dall'altra parte che dico. Però comunque ci sono almeno degli italiani qua all'Italia. Siamo ancora vivi qui, 120 anni, ma siamo ancora qui, Pochi, ma siamo ancora Ma qui. italiani o italo-americani? No, io italiano. Io sono di Arcole. Allora facciamo uno spritz, facciamo una rimpatriata. Io sono venuto da piccolo con la mia famiglia, poi ho viaggiato un po' il mondo, avevo la bellissima idea di tornare 3 anni fa, però è cambiata, New York è cambiata. L'America è giorno e notte, non è più quello una volta, le leggende, questi sono i miti. L'America è in Italia, non è qui. L'idea che abbiamo noi in Italia dell'America non è più vera. Allora, non è più quella di una volta, cioè la qualità è più sporca, la metropolitana non è più aggiornata, cioè diciamoci la verità, fa schifo, cioè puzza, tutti drogati qui. In che zona vivete? Town? East Side. È una zona che per essere a Manhattan comunque sei messo bene. È in affitto one bedroom? Sì, affitto un bedroom 3.000. No, lui è italo-americano. Tu sei dell'America, quello qui. Italiano-americano? Questo sì. Vedi, però lo parli l'italiano. Sì, Allora, come bravo. si deve. Bravo, meno male. Purtroppo sì, anche la piccola Italia non è più quella di una volta. Ci sono pochi italiani, molti di meno. La cultura si sta un po' perdendo. Ma c'è una comunità italiana qua a New York? Tipo tu esci con degli italiani? C'è nel Bronx, Arthur Avenue. C'è una piccola Italia nel Bronx che è molto più autentica, sono tantissimi italo-americani. È una cosa più comunitaria italo-americana. In che zona vivi? No, sotto il ponte là. Fettuccine Alfredo, chiaramente. Alfredo è proprio una porcheria, io non lo so, sto Alfredo chi è? Io non lo conosco. La carbonara purtroppo la fa schifo in America, cioè non la devi mangiare. Mangiatela in Italia la carbonara. Ci mettono la crema, la cipolla, un sacco di schifezze. Poi non c'è il guanciale, usano il prosciutto crudo a quadretti. Vuoi distruggermi la carbonara? Ciao, parli italiano? Si è chiesto intervista. Di dove sei? Marchigiano. 5 mesi che sono qui. Come mai hai deciso di venire a lavorare in America? Che si guadagna bene. Inglese l'hai imparato qui? Zero, inglese ancora non lo parlo bene. Le basi. Dello chef napoletano si mangia bene. Tutti mi stanno dicendo chef napoletano. Tu sei napoletano? Sono io lo chef. Sì! Grandissimo! Ciao! Ciao, piacere. E tu come ti chiami? Rosario. Vengo da Salerno. Da quanto sei qua a New York? 7 anni. Vivo nel Bronx, ho lavorato in molti ristoranti qui in Manhattan. E com'è la vita nel Bronx? Molto tranquilla, non è come le dicerie che dicono sempre. E sei tipo in un quartiere italiano Sono nel nel quartiere italiano, vivo vicino a Arthur Avenue si chiama, è la Little Italy del Bronx. E Little Italy del Bronx è più interessante da visitare del Little Italy di Manhattan? Un approccio molto più familiare lì rispetto a qui, perché qui più che altro sono quasi tutti turisti, la gente cambia giorno per giorno. Si trova la mozzarella italiana qua a New York? Se vai a Arthur Avenue sì, c'è un negozio che si chiama la Casa della Mozzarella ed è molto buona. Quando sono venuto qui e ho lavorato la prima volta nel primo ristorante mi arriva una comanda di un chicken parm. Io non avevo la più pallida idea di cosa fosse. In Italia non ce l'abbiamo questo. Dopo loro mi hanno spiegato che dicono che è un piatto italiano, come le fettuccine Alfredo, le carbonare che fanno qui. Madonna, lasciamo stare con la panna, pancetta, piselli, funghi che ci mettono dopo l'uovo fritto sopra. Poi mischiano di tutto qui. C'è stato più di una volta che ci hanno chiesto per esempio lo spaghetto con le vongole col pollo o lo riempivano di formaggio sopra e cose lasciamo stare, guarda. Mettono aglio ovunque qua, no? Sì, quantità assurde. Anche per cucinare usano molto burro qui. Quali sono le differenze principali tra la vita in Italia e la vita a New York? Qui le routine sono molto più accelerate, vai molto più sotto stress. 8 ore di lavoro lì e 8 ore di lavoro qui sono completamente differenti. Qui finisci di lavorare, vai a casa. Lì bene o male ti vedi con amici, esci, fai qualcosa, c'è l'energia, diciamo. Qui c'è solo la voglia di tornare a casa dopo lavoro ed è zitto. Siccome a Little Italy tutti dicono no, io non sono italiano ma lo chef italiano, finalmente siamo riusciti a conoscere davvero uno chef italiano. Lui era molto bravo a dire il vero, eh? Noi dobbiamo per forza andare lì a mangiare, dai, andiamo subito, eh? A dopo, ragazzi.
Un saluto agli italiani. Che succede? Sei italiano? No, io americano, nato qui. Italo-americano. Mia nonna è napoletana. Tua nonna è napoletana? Sì. E tu parli italiano? Io un ragazzo devo imparare perché è stronzo, capito? La nonna ti diceva così. Sei italiano? O di dove sei? A Milano. Tu sei italiano? Però nella di casa. Ma italiano o italo-americano? Italiano vero. E da quanto sei a New York? Tanti anni. Tu perché hai deciso di venire a New York? A fare una vita diversa, sai, provare fortuna. Voi vedete i prezzi, so che magari se vi faccio vedere i prezzi direte oh mamma com'è che si fa pagare $23 per una pizza, sai? Ma è anche il sistema, qua è caro ma tutti guadagniamo tanto, quindi è un sistema più accessibile per tutti, sai? Mi diverto sempre un sacco a girare per il quartiere italiano di Manhattan. Tra italiani che provano una vita diversa ed italo-americani innamorati dell'Italia si possono conoscere persone nuove e scoprire storie interessanti, mangiare piatti italiani più o meno autentici e comprare qualche gadget italo-americano. Poi vabbè, è vero che questa ormai è solamente una zona turistica, gli italo-americani non vivono più qui, però vale sempre la pena venire a farsi un giro. Spero che questo video su New York vi sia piaciuto. Sul canale ne ho molti altri, quindi se vi interessa l'argomento vi consiglio di andarli a scoprire tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!